Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Vipro Audio. Oggi parleremo del nuovo plugin rilasciato ieri di Acustica Audio, il nuovo plugin in collaborazione con Luca Pretolesi Studio DMI. È un saturatore dinamico ed è molto bello capire come si muove all'interno dei tuoi mix e come può velocizzare il workflow delle tue sessioni. Oggi lo analizzeremo in frequenza, sia per ciò che riguarda le armoniche, la generazione di armoniche, sia per quanto riguarda le sue curve di equalizzazione con il classico plugin della Bertom, oppure se non avete Bertom potete farlo con plugin Doctor. Detto questo, passiamo sulla nostra schermata di Pro Tools e andiamo ad analizzarlo. Ok, questo è il nostro plugin Bertom classico, che ormai conoscete, e questo è il nuovo plugin di Acustica Audio. Facciamo una leggera spiegazione sui controlli che abbiamo su questo plugin. Quindi abbiamo i nostri segnalatori di input left e right e i nostri meter di output left e right. Poi abbiamo i meter per ciò che riguarda il segnale mid e il meter per ciò che riguarda il segnale side. Poi abbiamo l'input e l'output generale del plugin, le due tipologie di saturazione, il dry wet per ciò che riguarda l'espansione, la densità di questo dynamic saturator, appunto di questo compressore dinamico per ciò che riguarda l'espansione. Partiamo dalla meno densa dalla più densa, scusate, alla meno densa, e ovviamente cambiano i parametri di attacco e release. Il pulsante static che praticamente ci permette di ascoltare il nostro segnale, il meter del sidechain, un meter di expander, quindi andiamo a vedere quanto segnale stiamo andando a espandere, un make-up gain per ciò che riguarda la saturazione 2, un filtro low pass con frequenza fissa a 150 Hz con un gain variabile da meno 6 a più 6 e filtri Xover dai 9 kHz fino a 20k e da 1 kHz fino a 7k. Poi abbiamo la nostra bellissima manopolina di mid-side che ci permette di gestire la saturazione, quindi se vogliamo saturare più la parte mid, se vogliamo saturare più la parte side. Abbiamo i preset, quindi preset già pronti, il resize della GUI, molto particolare. Nel momento in cui decidiamo quale di questo resize ci interessa, dobbiamo riaprire, diciamo, il nostro plugin nel nostro insert in maniera tale da far attivare questo resize, e la sezione oversampling per ciò che riguarda l'oversampling. Tutti i plugin di saturazione hanno questa sezione qua che è molto interessante e ci permette di evitare quanto più possibile l'effetto anti-aliasing, perché ci sposta la frequenza di campionamento di questo plugin. Quindi è vero, ci saranno sempre degli effetti di anti-aliasing se per esempio lo portiamo a 16x, ma non si ripiegheranno sullo spettro udibile del segnale. Ecco perché arriviamo fino a 16x, e questa è una cosa molto importante. Un'altra cosa molto importante sono i linear phase per ciò che riguardano questi filtri. Se non sapete che cosa sono i filtri a fase lineare, vi invito a guardare il mio video che ho realizzato un po' di tempo fa e che ve lo leggo qui sulla mia sinistra. Detto questo, passiamo appunto a vedere sul nostro Bertom come agiscono questi a Xover. Ok? Abilitiamo la modalità statica, possiamo leggere i nostri valori qui sopra perché è come se stessimo ascoltando il nostro segnale, e andiamo a boostare un po' l'input, ok? In maniera tale da vedere questa curva senza essere, diciamo, contaminata, come potete vedere, dalla curva di saturazione, che questa è sempre una curva degli Xover, ma è contaminata praticamente dalla saturazione. Quindi abbassiamo la saturazione, aumentiamo l'input e andiamo a giocare con l'Xover per vedere che cosa succede. Ok? Come potete vedere, applica un passabanda gestibile fino a 7 kHz o fino a 1 kHz. Possiamo praticamente decidere solo di effettuare questa saturazione dinamica solo in questo range qua, che possiamo decidere con l'Xover. Andiamo anzi a vedere le curve di saturazione di questo plugin. Quindi con gli Xover spenti, guardate che cosa succede al segnale. Cioè, con l'altro saturatore non facciamo altro che aumentare il nostro gain. Sembra
che aumenti il nostro gain, ma dal manuale invece si parla di un'altra tipologia di saturazione. Vediamo il low shelf, vedete? Quindi frequenza di giro a 150 Hz, meno 6 mi taglia dai 150 Hz in giù, più 6 mi boosta dai 150 Hz in giù. Passiamo alla lettura delle armoniche. Per leggere le armoniche attivo un signal generator a 1000 Hz meno 20 dB e il nostro span che ci mostra lo spettro. Quindi questo qui è il nostro segnale a 1000 Hz meno 20 dB. Se noi andiamo a spingere adesso il nostro bel plugin Diamond, iniziamo a vedere le nostre armoniche. Aumentiamo l'input e la saturazione e iniziamo a vedere le nostre armoniche. Facciamo in un caso di expander abbastanza aggressive. Guardate che cosa inizia a venire fuori. E ora siamo senza il nostro oversampling, quindi vedete quante armoniche stanno tornando indietro, cioè tutte queste che ci sono nel mezzo, appunto tra 4000 e 5000, 5000 e 6000, e anche un po' rumore di fondo, però sono comunque armoniche introdotte. Vediamo se boostiamo questo. Tutte armoniche che ci vengono risputate indietro nello spettro udibile a causa dell'oversampling. Quindi andiamo a tirare su l'oversampling, mettiamolo al massimo. Guardate come si è pulito e non di poco lo spettro. Ovviamente calcolate che qui stiamo davvero tirando a chiodo il nostro plugin. In questo caso con un settaggio così avremo davvero delle saturazioni davvero brutte, ma guardate anche il livello. Stiamo tirando a chiodo tutto, ma è per dimostrare. Ok, quindi magari proviamo a bussare a terra questa. Guardate come comunque ci sono queste armoniche. Allora, questo che si muove è il rumore di fondo, però se noi togliamo l'oversampling, in questo caso non lo vediamo perché stiamo saturando poco, ma se io aumento l'input, ok, guardate, molto meglio. Molto meglio. Aumentando la saturazione ancora di più, togliamo il per 16 e mettiamolo senza oversampling. Guardate che cosa succede senza l'oversampling. Quindi tutte queste armoniche sputate indietro a casaccio dall'effetto anti-aliasing. Guardate quanta più pulizia c'è, quindi si traduce in definizione del suono, in definizione della saturazione. Loro hanno introdotto anche l'hyper saturation, che è una loro tecnologia, in maniera tale da riuscire a tradurre in versione digitale una vera saturazione molto più accurata, ok? Quindi grazie anche all'oversampling. Quindi se volete usare al massimo l'hypersampling, l'hyper saturator di questo plugin, vi consiglio di metterlo almeno più a 8x, se il vostro computer ce la fa anche a 16. Andiamo ad ascoltare il nostro plugin su una sessione. Partiamo di default e abilitiamo magari solo la batteria. Sentiamo solo la batteria, vediamo che cosa succede.
avete sentito, l'ho tirato un po' il collo, gli ho tirato un po' il collo per sentire un po' le sue saturazioni. All'inizio c'erano i filtri attivati, quindi ho diciamo saturato e reso dinamico un range di frequenze fino ai 18, dai 2000 fino ai 18k, e il risultato era questo qui. Ok, questo make-up gain fa riferimento all'uscita del compressore dell'expander, praticamente, almeno per ciò che sembra nel momento in cui vado a boostare o a diminuire il make-up gain. Io sento che aumenta solamente il fattore di expander nelle frequenze che ho scelto, ok? Non mi va ad abbassare tutto il livello della batteria. Ok, quindi questo è molto importante. Riascoltiamo. Che questo diamante è il bypass, è un altro bypass interno. Mi dice che è appunto bypass del plugin, anche se ne ho più di uno di bypass. Andiamo a vedere l'altro bypass. Ok, questo bypass mi bypassa l'EQ dinamico. Ok, quindi questo bypass qui mi bypassa il compressore dinamico. Anzi, in realtà qua dice l'EQ dinamico. Ascoltiamolo con tutto il brano acceso, magari. Ok, se spengo l'Xover low end mi satura tutta la parte bassa, quindi vabbè. Come densità abbiamo capito che secondo me sul terzo avrà dei rilasci di sicuro più veloci, ma anche degli attacchi più veloci, quindi è molto più reattivo, molto più pumping su queste frequenze. Se volete una cosa un po' più da, tra virgolette, compressione parallela per boostare di più tutto questo range che andate a scegliere tramite questo Xover, la modalità Density 1 è quella che secondo me è più ideale.
Vediamo senza likes over. Vabbè, molto interessante anche sul master bus per dare appunto spinta a determinate frequenze. Ma adesso mi viene voglia di usarlo in parallelo, quindi lo spengo, magari sulla nostra batteria, vediamo che cosa succede. Creo una aux input, questo sul nostro master bus, richiamo la nostra mandata, il nostro bus, quindi 9 e 10. 9 e 10, abilitiamo tutto al massimo. ZL, allora come potete vedere abbiamo le versioni ZL per tutti i plugin. ZL significa zero latency, se il vostro computer ce la fa ve lo consiglio. Buttarli dentro con la saturazione magari con la densità quella più veloce, da expander veloce. Vediamo che cosa succede in parallelo. Allora, metto in prefader così possiamo settare il nostro Diamond senza ascoltare il suono originale, diciamo, della sorgente. Diciamo che per assurdo ci piace questo movimento di expander davvero veloce. Andiamo a sentirlo miscelato insieme alla batteria. Sentiamolo con una densità un po' più statica, tra virgolette, anzi, cioè parliamo magari di un po' più ferma, meno expander, perché purtroppo non possiamo gestire, tra virgolette, la nostra threshold, è tutto già prefissato. Ecco, in parallelo preferisco magari in una modalità più ferma, quindi più densa e meno dinamica, con meno praticamente punte di espansione, ecco, di aumento di espansione esagerato. È molto bello questo plugin perché ti permette di velocizzare il tuo workflow in sessione davvero in 2 semplici step. Molto bello utilizzarlo anche in versione parallela. Vediamo magari con il Massive Drum Bus che cosa succede.
proviamolo magari adesso su una voce. How could you say that everyone needs to swing and sway like you do? Davvero aggressive. How could you say that everyone needs to swing and sway like you do? How could you say that everyone needs? È un plugin molto bello, da quello che ho visto adesso, molto bello utilizzarlo anche sui gruppi dei singoli elementi come appunto drum o basso o direttamente sul master bass, ma da quello che mi sento dire adesso, diciamo, queste prime prove, secondo me questo plugin è davvero ottimo se usato in parallelo, perché è davvero molto aggressivo. Lo si vuole usare, diciamo, a pieno, secondo me bisogna spingere davvero tanto le saturazioni e quant'altro, per ciò che possiamo fare con questo bellissimo plugin, ma la cosa ideale sarebbe appunto poterlo poi miscelare con un dry wet, è quello appunto di poter miscelare queste cose che andiamo a fare, questi settaggi che andiamo a fare su questa macchina qui, con un dry wet, molto più gestibile, ecco, passatemi il termine. Questo è tutto, se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi al canale, e se volete maggiori approfondimenti scrivetemelo nei commenti. Io, come ho detto, questa è la mia quarta volta che apro questo plugin su un progetto di Pro Tools, perché appunto è stato rilasciato ieri, mi sono letto un po' la guida, ho fatto un po' di esperimenti e questo è quello che mi sento di dire allo stato di fatto. Poi magari dopo averlo usato un mese, 2, 6 mesi, potrò dire qualcosina in più. Quindi ci vediamo alla prossima.